So tonight I'm going to be talking about zero waste. Stasera parleremo del zero rifiuti. As a stepping stone to sustainability. Ed è una sostenibilità per il territorio. What we're talking about is concrete steps, practical, concrete steps, which involve everybody. Stiamo parlando di uno step che involve tutti. In the face of the biggest threat that the planet now faces, is sustainability, a lack of sustainability. La base della sostenibilità. At the moment, we're robbing our children, our grandchildren, of resources. Al momento stiamo derubando i nostri nipoti e i nostri figli di risorse. But with good political leadership and with a united people, we can make progress. Con i giusti politicanti e le giuste persone possiamo far sì che il progetto avvenga. So, to introduce myself, I'm a retired professor of chemistry. I specialize in environmental chemistry and toxicology. Introduco me stesso, sono un ex professore che appunto ho studiato specializzato in tecnologia e chimica e tossicologia. And I've involved in research on waste management for 32 years, and I've helped communities in 65 different countries. Sono stato involto nella ricerca di management dei rifiuti per 32 anni e ho aiutato diverse comunità in 65 diversi paesi. I first got involved when they tried to build an inceneritore near my house in northern New York. La prima volta che sono stato coinvolto è stato nel 1985, quando hanno cercato di costruire degli inceneritori nel paese del Northern in New York. We formed a group called Work on Waste USA, and in between 85 and 95 we stopped the building of 300 incinerators. Tra il 1985 e il 1995, come direttore di Work on Waste di USA, ho aiutato i cittadini ad associare un approccio di 300 inceneritori, il progetto di 300 inceneritori. They've only built one incinerator in the United States since 1997. Un solo inceneritore nel 97 negli USA. I produced a videotape entitled Zero Waste, Idealistic Dream or Realistic Goal. Nel 1998 ho prodotto il videotape intitolato Zero Waste, Idealistic Dream or Realistic Goal. Obviously I was convinced it was a realistic proposition because I've been promoting it ever since, including 76 visits to Italy, in which I've spoken in 288 different communities. Literature translations in Mediterranean. Can you go back? No. This city here, I pronounce it Casapesenna? Casapesenna. Yeah. It's number 289. So fighting incineratori, no incineratori, with this man. Marcello Calini is a school teacher, primary school teacher in Capanri in near Lucca, in Tuscany. And hanno parlato di questo progetto anche nella scuola primaria in Toscana. He's organized most of these trips. Che organizza la maggior parte di queste cose. But this trip in the Naples area was organized here by Lucio and his wife Anna Maria. Prego, Scusate, lei è bravissima, però vola a fretta perché chiaramente dobbiamo partire, domani mattina alle 4 c'è l'aereo e quindi corre troppo per la sua diciamo traduzione. Io purtroppo da 15 giorni l'ho imparato a memoria. He's done this so many times. He's faster than me. He's the first time that I'm doing I know. this. Don't worry. No problem. That's right. Allora, parla di Rossana Ercolini che ha scritto questo libro Non bruciamoci il futuro, che ha cominciato a interessare le popolazioni che vogliono ovviamente avere una visione più positiva del futuro.
And with Rossano and Patricia Losciotto from Trapani in Sicily, we wrote this book, A Revolution in Zero Waste, a Revolution. Quello che avete visto è Patrizia Losciuto, che fa parte del team Rifiuti Zero, e che siamo quelli che stanno facendo una rivoluzione nel pianeta dei rifiuti. And we made an English version of this in 2013. Questa è la versione inglese del libro Zero Waste. And the full title of this book is The Zero Waste Solution, Untrashing the Planet, One Community at a Time. La soluzione Zero Waste prevede di ripulire, levare l'immondizia, disinquinare il pianeta, una comunità alla volta. So this is not coming from the top down. The top is talky, talky, talky. This is coming from the bottom up. It's a grassroots movement. One community at a time. You is for me, 289. Questa filosofia è una filosofia che non è calata dall'alto, è una filosofia che parte dalle radici, dalla popolazione, tutti insieme a lui insieme a noi. Chiaramente cerchiamo di portare avanti questo processo, perché senza educazione popolare non c'è nessuna amministrazione che possa fare nulla. This is a system which empowers local community. Questo è un sistema che dà potere a tutta la comunità. Ultimately, you're protecting your air, your water, your food, your children and your grandchildren. Volete proteggere il vostro ambiente, i vostri bambini, il vostro cibo, la vostra acqua, il vostro territorio? E questa è una delle soluzioni, riprendervi il potere di proteggerlo. The foreword to this book was written by an English actor called Jeremy Irons. La presentazione del libro gliel'ha scritta Jeremy Irons, che è l'attore principale di questo film che si chiama Trash e rifiuti. He made this movie, went around the world making this movie, and the most disturbing part of this movie was when he got to the issue of plastics going into the oceans. Questo film ha fatto il giro del mondo per tutte le situazioni emergenziali che ci sono intorno ai rifiuti, ma la cosa che più colpisce, a proposito di quello che gli danno all'ambiente, è la foto di questo uccello. This is an albatross. Questo è un albatros. And the albatross flies around the Pacific Ocean looking for fish, cuttlefish, and then taking the fish back to the nesting islands where they feed their babies. L'albatros vola per migliaia di chilometri intorno al posto dove poi deve ritornare, cercando i pesci nell'oceano per andare a nutrire poi i suoi figli al ritorno. But they're not feeding their babies fish anymore, they're feeding them plastic, pieces of plastic, bottle caps. Però non trova pesci, non trova solo pesci nell'oceano, chiaramente trova moltissimi pezzi di plastica, dai tappi delle bottiglie agli accendini che vedete qui. Questo è un albatros sezionato dopo la morte. And I started this trip at a scientific conference on Capri, and I gave the opening address talking about zero waste to scientists who were concerned about microplastics going into the sea. Il 27 e 28 di settembre sono stato a Capri e ho partecipato a un'importantissima conferenza sulle microplastiche e lui è stato il primo relatore con 120 scienziati e 21 paesi. La prima relazione è stata quella sul zero waste. So it was interesting that these scientists are so concerned about this issue that they're having to look for solutions to local waste problems. So Rifiuti Zero addresses in part this problem. Molti scienziati, molti governi si stanno attivando perché chiaramente questo è un problema, sono alla ricerca spasmodica di soluzioni e zero waste è una di queste. On Saturday, April the 6th, 2016 was a very exciting moment for me because I was able to give a copy of this book to the Papa. Il sabato 9 aprile del 2016 è stato un momento molto eccitante per me perché ho avuto la possibilità di incontrare il Papa e di offrirgli una copia del mio libro. And as I was waiting on this line for the Papa to come, I was thinking, what am I going to say? What am I going to say? And I said, when he came, I said,
Thank you. Oh, well, I gave him the book. Thank you for what you're saying about the circular economy. Ero in attesa nella fila per andare chiaramente a stringere la mano al Papa e pensavo spasmodicamente che cosa dirgli. E in un certo momento ho detto vaffanculo, cioè però no, vaffanculo non si può dire, e quindi ho pensato di dirgli grazie per quello che stai facendo per l'ambiente. And the next thing I told him was, I said, Italy is doing some very good things with zero waste. E lui gli ha risposto grazie per quello che stai facendo per l'Italia con Zero Waste. But I forgot what I've been saying all over the world to every country I've been in, which was this. Dio ricicla, il diavolo brucia. Ho dimenticato di dire la cosa più importante e in quel momento mi è sfuggita e avrei dovuto dirgli Dio ricicla, il diavolo brucia. But the other night we had the Bishop of Acera at a meeting, and he is going to take this message to the world. Ieri, 3 giorni fa eravamo ad Arezzo, abbiamo incontrato il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, e lui gli ha detto porta questo messaggio per cortesia al Papa, ricordagli che Dio ricicla e il diavolo brucia. But as the Pope has made clear, we have to convert a linear economy into a circular economy. Noi dobbiamo convertire, il nostro dovere è quello di convertire un'economia lineare in un'economia circolare. So here's the linear economy. One way. We start with the extraction of raw materials, transport, manufacture of products, consumption of products, and waste. Per qua lo leggete da soli, ma praticamente è la filiera della produzione, dall'estrazione di materie prime, consumo di energia, produzione di oggetti, consumo di questi oggetti e poi buttarli via. Well, we've only got one planet, and so this is a non-sustainable solution. Poiché abbiamo un solo pianeta, questa è una soluzione non sostenibile. So first of all, I'd like to look at the impacts of this non-sustainable solution. Guardiamo qual è l'impatto di questa soluzione non sostenibile. We are ripping down rainforests. Noi dobbiamo scippare le foreste, We're extinguishing species. facciamo estinguere delle specie, We're polluting the oceans with plastic. inquiniamo l'oceano con la plastica, We're exhausting our finite resources. esauriamo le risorse finite, sono We're le running- materie che finiscono. Si We're running out of fresh water and arable land. Perdiamo le acque fresche e i territori da coltivare. And we're using an enormous amount of energy in extraction, energy in transport, energy in manufacture. We produce solid waste, air pollution, water pollution, and carbon dioxide. E un altro aspetto è il consumo sfrenato di energia, perché per la produzione di ogni oggetto ci vuole energia, per l'estrazione ci vuole energia, per smaltire ci vuole energia, quindi non è solo una questione di risorse primarie e di buttare, e c'è tutto un consumo di energia dietro. And all this energy use in carbon dioxide is producing global warming. E tutto questo uso sconsiderato di energia produce poi la conseguenza del riscaldamento globale. So the next question is, how do the various ways that we handle waste impact this linear system? C'è qualcuna delle varie pratiche che possono impattare su questa economia lineare, proviamo ad analizzarne qualcuna. What about discarding landfills? If you bury your waste, you have to go all the way back to the beginning and start all over again. La discarica è uno di questi sistemi. Nel momento in cui tu la riempi di cose, chiaramente devi andare poi all'estrazione dall'altra parte delle materie prime. No change. Non c'è cambiamento. So discarica is a non-sustainable La solution. discarica si riempie, non è una soluzione sostenibile, e noi in Campania lo sappiamo bene. Inceneritori, same thing. If you burn your products, you have to go all the way back to the beginning. L'inceneritore è la stessa cosa, perché se noi bruciamo questi prodotti, comunque dobbiamo andare a recuperare le materie per riprodurli un'altra volta. So incinerator is not a sustainable solution. On the other hand, if you recycle your materials, you cut out the impacts of extraction. Il riciclo dei materiali taglia proprio a monte la produzione. Because if you recycle to industry here, you cut out all the impacts here. Nel momento in cui ricicli i materiali, automaticamente eviti l'estrazione, l'energia e i rifiuti solidi, quelli della prima fascia delle caselle.
And if you reuse objects, you cut out both the impact of extraction and manufacture. Nel secondo caso, con gli oggetti riusati, addirittura andiamo solamente nell'economia circolare perché non c'è più la produzione di inquinamento del carbonio. Il carbonio, the carbon dioxide. Yeah. We must talk about. Yes. So, and if you compost your clean organics, then you reduce the necessity to use synthetic fertilizers. Compostare con dell'organico puro, quindi con dell'umido puro, riduce l'impatto della produzione delle aziende che fanno fertilizzanti chimici. Quindi automaticamente andiamo sul fertilizzante naturale. Now, not only is this good for fighting global warming, but composting has other big benefits. It puts nutrients and structure back to the soil. It treats the soil as an ecosystem. Il compost è molto importante anche per il nutrimento e per la struttura del suolo. Nel suolo si ricrea un ecosistema, la terra è viva. And it supports organic agriculture. Il compost supporta, quindi ne beneficia l'agricoltura biologica naturale. It helps the soil hold on to water, which is important in a hot climate. E il compost aiuta il suolo a mantenere, a trattenere l'umidità, perché essendo molto organico e naturale non lo fa evaporare, non ha bisogno di ulteriori innaffiature. And it also holds onto carbon. If we go back a second, hold on to carbon. Here you see bits of wood, legno. Voi vedete qui dentro ci sono dei pezzetti di legno. If that went into an incinerator, it immediately gets Se converted. li buttate nell'inceneritore, quelli si bruciano e diventano fumo, materia che poi dopo devi ritornare, mentre invece. But not only that, not only does it hold on to carbon, but it stimulates more plant growth, which absorbs more carbon dioxide in the plant and in the roots. Il problema è il carbonio. Il carbonio è uno dei massimi gas inquinanti ad effetto serra. Chiaramente trattenendo il carbonio all'interno del terreno si sviluppano le radici e il carbonio viene, prima di tutto, viene bruciato con i pezzetti di legno e quindi non viene messo nell'atmosfera e poi aiuta a trattenerlo nel suolo. Incredibly, composting is the quickest, simplest and cheapest way to fight global warming. Incredibilmente il compost è una delle prime, più economiche e facilissime pratiche da svolgere per impattare il riscaldamento globale. We need healthy soil to produce healthy food, to produce healthy people. Abbiamo bisogno di un suolo salutare per produrre dell'ottimo cibo, per produrre delle persone in salute. So as far as sustainability is concerned, every time that we bury waste, every time that we burn waste, we're going in the opposite direction to sustainability. Ogni tonnellata che portiamo in discarica o all'incenerimento ci porta automaticamente in una direzione sbagliata. Whereas every time we compost, every ton that we reuse, every ton that we recycle takes us in the right direction towards sustainability. Ogni tonnellata che compostiamo, riusiamo o ricicliamo ci porta invece nella direzione corretta. So the waste problem is not going to be solved by magic machines like incineratori. Il problema dei rifiuti non si risolve con delle macchine magiche tipo l'inceneritore. It's going to be solved with better organization, Si risolve con una migliore organizzazione, better education, una migliore educazione alla popolazione and better industrial design. e costringendo l'industria a produrre in maniera più intelligente, un migliore disegno industriale. And this needs good local political leadership. E questo poi ha bisogno di una buona amministrazione. Some politicians say, oh, Dr. Connett, the culture, the Italian people, it's a cultural problem. It's a cultural problem. Un sindaco gli ha
ho posto l'obiezione: ma come facciamo a fare questa strategia? È un problema culturale, non sono capaci i miei cittadini di farlo. I can prove it's not a cultural problem. Io te lo posso provare che stai sbagliando, disse Paul a questo signore. I can take you to 2 communities in Italy which are 3 kilometers apart. Io conosco 2 comunità in Italia che sono esattamente a 3 km l'una dall'altra. One community is getting 10% raccolta differenziata, Una comunità c'ha una raccolta al 10% di raccolta differenziata and the other community is getting 70 raccolta differenziata. e quell'altra a fianco c'ha invece la differenziata al 70%. Come mai? The culture does not change in 3 kilometers. La cultura non cambia in 3 km. What changes in 3 kilometers? Che cosa cambia in 3 km? Political leadership. So, now then, the concrete steps, the 10 steps to zero waste. Adesso per vedere come fare, 10 passi verso il rifiuti zero. Step 1, source separation. It's these 10 things which make waste. You make waste by mixing everything together. La prima cosa importante sono le mani, perché nel momento in cui si mischiano i rifiuti diventano rifiuti, And you, invece you con le save, mani you save salvi resources le by risorse keeping separandole. things separate. Step 2 is raccolta porta a porta, not Bruno Vespa porta. Now in San Francisco it looks like this. A San Francisco abbiamo questo. You put out 3 containers once a week, one for the compostables, one for the recyclables, one for the rest. Abbiamo solamente 3 tipi di bidone per il multimateriale organico e residuo. In Italy, you have more elegant systems. In Caponari, they started, the same trucks pick up different materials on different days. Different colors, different materials. So on Mondays they pick up the organic, on Tuesdays the multi-material, in Wednesdays the cut, and so on. And you can tell what day of the week it is by the color of the containers on the side of the road. Ieri in altre occasioni ha detto: noi abbiamo un sistema più elegante, perché praticamente abbiamo questa dispersione di raccolta e con ogni giorno il camion prende una sorta di materiale diverso. È più elegante, ma magari sarà un po' meno funzionale. And Spain is copying this system. They call it the Italian method. Ma in Spagna hanno copiato, perché chiaramente è elegante, quindi hanno copiato il metodo italiano. So this community, Anani, in Basque Country, you see the same system. Questa comunità si chiama Hernani e ha copiato praticamente lo stesso calendario. But there is a difference. Instead of putting the containers on the ground, they put the containers on hooks. So here's the frazioni organico on hooks. Però la differenza, invece di mettere i cassonetti per la strada e i bidoncini, loro hanno messo contro il muro. Each hook has a number, and that number belongs to one household and one household only. And the same number appears on their containers. E ogni posto ha il suo numero, perché ogni cittadino ha assegnato quel posto e il numero di quei container di frazione organica. So if you don't have walls, you can use stainless steel posts. Dove non ci sono mura si possono utilizzare dei totem per appoggiarci i bidoncini. Now in Castelnuovo, Sicily, they have a little problem. The roads are very steep and narrow. A Casapesenna ci sono dei problemi perché le strade sono molto strette. And they've developed a special collection system. Loro sono uno speciale sistema di raccolta. It's the donkey. È un asino, un ciucciarietta. And the cittadini, they love these donkeys. They feed them carrots. I cittadini amano molto l'asinello e gli offrono carote o altre cose. And the tourists love the donkeys too. E i turisti lo amano molto, si fanno anche le fotografie con l'asinello. Now a human story. This man here was an alcoholic and he missed many days from work. But since he's had the donkey, he hasn't missed a day's work. E questa è una storia umana. Questo signore che si chiama Aldo Ciole lavora in sinergia con l'asinello. Era un alcolizzato e attraverso la sinergia con l'asinello ha ritrovato lavoro
e rispetto che ci sia. And it's a very important principle here. Zero waste is not just about recovering material resources. It's about recovering people. People need jobs and they need respect. Zero waste non è solo una filosofia di recuperare materiali, si cerca soprattutto di recuperare le persone. Zero waste è una filosofia che procura altro lavoro, il lavoro procura rispetto. And you will see throughout these 10 steps the creation of jobs, jobs and jobs. E questo prossimo step serve proprio a creare lavoro, lavoro, lavoro. And so step 3 is compostaggio. And we need to compost in our own gardens if we have the space. But here is a community agricultural very, very old. Okay, wonderful. And if you can't compost in your gardens, you should compost in your institutions, like schools. Today we were at In the school in Montesacchio. and the students there are making compost and they're growing their own food. They cooked our dinner. It's a very good example. Stamattina siamo stati in una scuola alberghiera con 1600 alunni e hanno fatto l'orto per produrre materiale, chiaramente ortaggi, e usano la compostiera, producono il compost e quindi chiaramente consumano i prodotti che producono. This is quite a splendid affair this morning. Never had it. There was a guy playing the trumpet, another one playing the trombone, the Italian national anthem. We had the priest there, and we had the unveiling of a plaque. Very exciting. È stato molto eccitante perché stamattina quando siamo arrivati abbiamo trovato la banda con il trombone, la tromba che suonavano l'inno d'Italia, il prete che benediceva e lui ha dovuto svelare il monumento che è stato intestato a lui, l'orto con questa pietra dove c'era scritto orto botanico Connett. So I said to Lucio and Anna Maria as we came in, I said, where are the trombones? No, joking. Also in prisons, in the Naples prison, the prisoners are composting and growing their own food in the prison. Nella prigione di Secondigliano e in altre prigioni sarebbe importante fare il compostaggio per fare in modo da produrre poi da loro, da se stessi, gli ortaggi. And universities, we need to compost in our universities. Nelle università sarebbe molto importante. And we need to compost in our communities. In fact, what we need in our community gardens, if you've got any space left over, give it to the activists and say, grow food, grow flowers, let's sprinkle this town with gardens. Il compostaggio di comunità implica anche l'orto di comunità, quindi chiaramente comporta relazioni e la possibilità di produrre in questo orto tante cose, anche rapporti. And we can compost on farms. If you've got farms in the area, we need to work with the farmers to compost our organic waste with their agricultural waste. E il compost on farm è quella condizione di produrre all'interno delle aziende agricole il compost. And finally, we need to have centralized composting facility for the whole region. E alla fine di tutto questo percorso, che chiaramente si può sviluppare prima, c'è il compostaggio centralizzato, quindi l'impiantistica. Now in pristine Wales, it's a small community. The citizens are composting the organic material, putting it onto a community garden and sharing the products with the whole community each year. This is very positive, very exciting. E questo è un esempio fotografico che vi fa vedere quello di cui parlava prima, quindi la possibilità da parte dei cittadini di conferire il compost, di produrre dei giardini o degli orti sociali e quindi di produrre degli ortaggi e poi condividerli. But it's very important to remember, if you're going to use compost on agriculture, you must get it clean. And that is why we need porta collection systems to get it clean. And you see here in Anani, back to Spain, look at the purity of what they are getting.